Conoscete il termine doc? Molti amici mi chiamano simpaticamente così per il fatto che io sono un dottore, appunto. Ma non sanno che è l'acronimo di disturbo ossessivo compulsivo, qualcosa che di simpatico non ha proprio nulla. Conosciamolo meglio dopo la sigla. Oggi parliamo di un argomento che tocca milioni di persone nel mondo, il disturbo ossessivo-compulsivo, o DOC. Il disturbo ossessivo-compulsivo include due termini. Vediamo il loro significato. L'ossessione è il bisogno incontrollabile di pensare a qualcosa, talvolta di ripetere delle frasi, dei numeri o delle parole. La compulsione consiste nel sentirsi obbligati a fare delle azioni, ripetere delle parole ad alta voce o toccare degli oggetti per placare una sensazione di ansia o pericolo che si percepisce. Se pensi che il DOC sia solo essere maniaci dell'ordine, preparati a scoprire una realtà molto più complessa. Le cause del DOC sono complesse e multifattoriali. Possono esserci componenti genetiche, neurobiologiche e ambientali. Eventi traumatici, educazione molto severa, personalità ansiosa o meticolosa possono aumentare il rischio di sviluppare il disturbo. Oltre ai sintomi mentali, il DOC può provocare anche sintomi fisici come tensione muscolare, mal di testa, affaticamento, problemi gastrointestinali e disturbi del sonno, a causa dell'ansia intensa vissuta quotidianamente. La buona notizia è che il DOC si può curare. Il trattamento di prima scelta è la terapia cognitivo-comportamentale, in particolare la tecnica dell'esposizione con prevenzione della risposta, ERP. In alcuni casi si utilizzano anche farmaci come gli inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina, SSRI. Se pensi di soffrirne, non vergognarti e chiedi aiuto a uno specialista. E con il trattamento giusto, la qualità della vita può migliorare notevolmente. Esistono anche tecniche di rilassamento e strategie per cambiare i pensieri disfunzionali. Allora, avete capito di cosa si tratta? Controllare ripetutamente di aver chiuso la macchina o il garage, evitare di pestare le righe tra le piastrelle, ripetere delle frasi o delle sequenze di numeri nella mente, o provare disagio se le vostre pantofole sotto il letto non sono esattamente parallele. Tutte queste cose sono espressione del medesimo disturbo. Ci sono delle tecniche per controllarlo. Ho un'amica ad esempio che quando chiude le serrature di casa, con l'altra mano si fa un video per avere con sé la registrazione e poter verificare di aver effettivamente chiuso. Vedete, il problema di questi rituali è che se non resisti alla tentazione di farlo, ne diventi sempre più schiavo. Le ragioni di questo disturbo sono sicuramente legate anche a uno squilibrio biochimico. Altrimenti i farmaci di cui abbiamo parlato nel video non avrebbero alcun effetto. Ma il motivo per il quale ci fissiamo su certe cose e non altre è legato sicuramente a un significato simbolico che qualche mio collega psicoanalista sarebbe felice di poter indagare. Ma vediamo di capire cosa succede a chi soffre di DOC. Perché vedete, questa persona, pur sapendo che quello che fa è totalmente irrazionale, in quel momento ha la profonda convinzione che quello che farà gli consentirà di evitare un pericolo che neppure lei conosce. Queste persone sentono dentro di loro un senso di ansia, di disagio interno molto forte e la loro mente ha costruito la convinzione che mettendo in atto quel rituale tutto ciò magicamente sparirà. E molto spesso questo avviene effettivamente. Allora capite che semplicemente dire a una persona che non c'è una correlazione tra il suo rituale e quello che teme le possa succedere non va a risolvere il problema. Il problema è l'ansia sottostante molto forte, per la quale questa persona con un rituale ha sostanzialmente trovato una soluzione e non è assolutamente disponibile a rinunciarvi, perché effettivamente dopo il rituale si sente realmente meglio.
Allora, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo aiutare questa persona a prendere coscienza che è in grado di controllare quest'ansia naturalmente senza ricorrere a quel rituale, spiegandole chiaramente che più ne fa uso, più ne diventerà dipendente. Allora, dopo questo passaggio, la persona capisce che si sta in qualche modo intrappolando da sola e sarà disponibile a tentare altre strade. Quello che dovrà fare sostanzialmente sarà sottoporsi allo stimolo esterno che le procura disagio, oppure semplicemente intervenire quando questo disagio compare e provare a non agire il suo rituale, né nella sua mente né con il suo corpo, magari toccando ripetutamente un oggetto. Questo chiaramente in una prima fase creerà un certo disagio, ma successivamente si accorgerà che quest'ansia gradatamente sparisce e magari se le insegniamo delle tecniche per controllare l'ansia, si accorgerà di essere capace di farlo in modo ancora più repentino. Il vero segreto è non cedere subito, darsi una possibilità di gestire l'ansia in modo diverso, distraendosi o facendo qualcosa di diverso, e rendersi conto che questo picco di malessere comunque scende. È qualcosa che noi naturalmente non pensiamo in quel momento, siamo sostanzialmente programmati per agire quando abbiamo l'ansia, fare qualcosa per proteggerci da un pericolo. Ma in questo caso il pericolo non è reale, è solo immaginario e quindi semplicemente bisogna spostare l'attenzione dalla soluzione al problema. Ciao! E ci vediamo al prossimo video.